Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Oggi sono alla stazione con Mia e vi dico subito, ho già fatto una figura imbarazzante stamattina e non vedo l'ora di raccontarvi tutto. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, sono Mia. E sì, Lucas, racconta tutto. Non tenere i segreti, lo sai che qui su Wow Podcast Italian siamo onesti al 100%. Cosa ti è sottretto? Va bene. Allora, stamattina sono arrivato in stazione molto pronto, molto sicuro di me e ho detto al bigliettaio: vorrei un biglietto per domani sera. Ma il problema è che ho completamente dimenticato di specificare la destinazione. Il bigliettaio mi ha guardato con una faccia. Potete immaginare la sua espressione. Ah. Lucas, ma come si fa? La faccia del bigliettaio deve essere stata memorabile. Cosa ti ha risposto esattamente? Mi ha detto gentilmente, ma con chiaramente un po' di sorpresa. Scusi, signore, per dove vuole il biglietto? E io, tutto rosso in faccia, ho risposto: ah sì, certo, per Napoli, mi scusi tanto. Una situazione davvero comica, ma alla fine il bigliettaio era gentilissimo e mi ha aiutato. Capisco. E ti posso assicurare che queste cose capitano a molti. Ma sai cosa? Questo è esattamente il tipo di situazione che i nostri ascoltatori possono vivere quando viaggiano in Italia. E allora oggi parliamo proprio di questo. Come comprare un biglietto del treno o dell'autobus in italiano. Cosa ne dici? Perfetto, è un argomento utilissimo. E voi che ci state ascoltando in questo momento, vi chiedo subito: avete mai avuto una situazione imbarazzante quando avete provato a parlare italiano? Scriveteci nei commenti, vogliamo sentire le vostre storie. Adesso però, Mia, spiegami tu come si fa bene, perché io evidentemente ho ancora bisogno di un po' di aiuto. Con piacere. Allora, la prima cosa da sapere è dove si compra il biglietto in Italia. Ci sono diversi modi e dipende un po' dalla città e dal tipo di trasporto. Si può andare alla biglietteria, che è lo sportello fisico dove lavora una persona reale. Oppure si può usare la macchinetta automatica, che si chiama il distributore automatico. E poi, sempre più spesso, si può comprare il biglietto online, sul sito ufficiale o sull'applicazione dello smartphone. Io preferisco sempre andare alla biglietteria con una persona vera, perché se ho un problema o una domanda posso parlare direttamente e chiedere aiuto. Ma per farlo bene devo sapere cosa dire. Cominciamo dalle parole più importanti. Mia. Come si dice ticket in italiano? Allora, ticket in italiano si dice biglietto. Il biglietto è una parola che userete sempre. E se vuoi comprarne uno, dici vorrei un biglietto. Oppure, in modo più formale, mi può dare un biglietto, per favore. Entrambe le versioni vanno benissimo. E voi ascoltatori provate a ripetere ad alta voce. Vorrete da a me maete. Vorrei un biglietto. Ottimo. Perfetto. E come si chiede per una destinazione specifica? Io stamattina ho sbagliato proprio questo passaggio fondamentale. Devi sempre specificare la destinazione quando chiedi il biglietto. Quindi dici, vorrei un biglietto per Roma. Oppure, vorrei un biglietto per Milano. O nel tuo caso, Lucas, vorrei un biglietto per Napoli. La struttura è semplicissima. Vorrei un biglietto per... e poi aggiungi il nome della città. Provatela anche voi a casa, è una delle frasi più importanti di oggi. Ottimo! E se voglio sapere quanto costa il biglietto, come chiedo il prezzo in italiano? Per chiedere il prezzo dici, quanto costa il biglietto? Oppure, ancora più semplice, quanto costa? Se vuoi essere più formale puoi dire, mi può dire il prezzo del biglietto, per favore? Tutte e tre le versioni funzionano benissimo, ma la più comune nella vita quotidiana è sicuramente quanto costa. E qui
voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Come si dice in italiano "How much does it cost"? Avete imparato la risposta da questa conversazione? Scrivete la risposta nei commenti. Vogliamo vedere se state seguendo. Forza, non siate timidi. Bella idea! E mentre aspettiamo le vostre risposte, continuiamo con altri concetti importanti. Lucas, parliamo adesso dei tipi di biglietto. Perché in Italia non esiste solo un tipo di biglietto, eh? C'è il biglietto di sola andata, c'è il biglietto di andata e ritorno, e ci sono anche diverse classi per il treno. Sì, questo è molto importante. Allora, sola andata vuol dire che vai solo in una direzione e andata e ritorno vuol dire che vai e poi torni nella stessa città. Come one way e round trip in inglese, giusto? Esatto, hai capito perfettamente. Quando sei alla biglietteria, il bigliettaio potrebbe chiederti: "E ha solo andata o andata e ritorno?" E tu rispondi semplicemente: "Solo andata, grazie." Oppure "Andata e ritorno, per favore." Diretto e chiaro. E un consiglio pratico: se sai già la data del ritorno, conviene spesso comprare subito il biglietto di andata e ritorno perché può costare meno. Ottimo consiglio. E le classi del treno? In Italia i treni hanno classi diverse, come sugli aerei. Sì, esatto. Sui treni in Italia ci sono generalmente la prima classe e la seconda classe. La prima classe è più comoda, i sedili sono più grandi e c'è più spazio, ma ovviamente è più cara. La seconda classe è quella che usano la maggior parte dei viaggiatori ed è comunque molto comoda, specialmente sui treni ad alta velocità. Quando compri il bigliettaio ti chiederà prima o seconda classe e tu risponderai seconda classe, grazie. Semplice. E per i treni veloci come il Frecciarossa, come funziona con quelli? In Italia abbiamo i treni ad alta velocità, il Frecciarossa, il Frecciargento e il Frecciabianca. Questi treni sono velocissimi e collegano le grandi città come Roma, Milano, Firenze, Napoli, Torino. Sui treni ad alta velocità il posto è sempre assegnato, incluso nel prezzo del biglietto. Quindi non puoi sederti dove vuoi, devi trovare il tuo posto specifico. Invece, sui treni regionali, cioè i treni più lenti che fanno molte fermate, spesso puoi sederti dove trovi un posto libero. Interessante! E come si dice platform in italiano? Perché dopo aver comprato il biglietto devo sapere da quale binario parte il mio treno. Bravissima domanda. In italiano platform si dice binario. E per chiedere da quale binario parte il treno, puoi dire da quale binario parte il treno per Roma. Oppure puoi guardare i tabelloni, che sono i grandi schermi nelle stazioni dove sono scritti tutti gli orari e i numeri dei binari. Si chiamano tabelloni delle partenze per i treni che partono e tabelloni degli arrivi per i treni che arrivano. E ascoltatori, avete mai visto i vecchi tabelloni a palette nelle stazioni italiane? Quelli con le lettere meccaniche che si girano e fanno quel rumore caratteristico quando cambiano le informazioni. Si trovano ancora in alcune stazioni storiche e sono bellissimi. Scrivete nei commenti se li avete mai visti. Ah, i tabelloni a palette. Sono così romantici, ricordano i vecchi film italiani. Ma adesso Lucas, facciamo una simulazione pratica. Immaginiamo che tu sia un turista straniero che arriva alla biglietteria per comprare un biglietto e io sono la bigliettaia. Sei pronto a mettere in pratica tutto quello che hai imparato? Sono prontissimo! Vediamo se stavolta faccio meglio rispetto alla figuraccia di stamattina. Inizia tu! Perfetto. Allora, buongiorno, prego, come posso aiutarla? Buongiorno. Vorrei un biglietto per Firenze, per favore. Certo. Per quando vuole il biglietto? Per oggi o per un altro giorno? Per domani mattina, se possibile. C'è un treno verso le 9? Sì, abbiamo un Frecciarossa alle 9:20. Arriva a Firenze alle 11:10. Va bene questo orario? Perfetto, solo andata, grazie. E seconda classe? Ottimo.
Il biglietto di seconda classe per il Frecciarossa delle 9:20 costa 42 euro. Come desidera pagare? In contanti o con la carta? Con la carta, grazie. E da quale binario parte il treno? Il binario viene comunicato circa 30 minuti prima della partenza. Lo vedrà sui tabelloni in stazione e anche sul suo biglietto. Ecco il suo biglietto. Buon viaggio a Firenze. Grazie mille. Arrivederci. E con questo abbiamo finito la simulazione. Ascoltatori, avete sentito? Lucas ha usato perfettamente tutte le frasi importanti. Ha detto vorrei un biglietto per Firenze, ha specificato solo andata, ha chiesto seconda classe e ha risposto con la carta per il pagamento. Queste sono le frasi fondamentali per comprare un biglietto del treno in Italia. Siete pronti a provare anche voi? Questa volta ho fatto molto meglio. Voi ascoltatori, avete seguito il dialogo? Riuscivate a capire tutto? Mettete un commento con la parola capito se avete seguito tutto senza problemi. Adesso parliamo anche degli autobus perché non tutti viaggiano in treno. In molte città italiane ci sono gli autobus urbani, cioè quelli che girano dentro la città, e gli autobus interurbani che collegano città diverse. Come si compra il biglietto per l'autobus in Italia? Sì, questo è molto utile, specialmente per le città. Come funziona? Per gli autobus urbani il biglietto si chiama semplicemente biglietto o biglietto dell'autobus. Lo puoi comprare in tabaccheria, cioè nei negozi dove vendono il tabacco e molte altre cose, oppure in edicola, dove si vendono i giornali, o al bar. In alcune città puoi comprarlo anche direttamente sull'autobus, ma di solito costa un po' di più. E in molte città moderne c'è anche l'applicazione sul telefono per comprare e mostrare il biglietto digitale. Molto comodo. E il biglietto dell'autobus ha una validità di tempo? Per quanto posso usarlo dopo che lo compro? Ottima domanda! Di solito il biglietto è valido per 75 minuti o 90 minuti, ma questo dipende dalla città. La validità inizia dal momento della prima obliterazione. Obliterare significa timbrare il biglietto nella macchinetta che si trova sull'autobus, che si chiama obliteratrice. Questa macchinetta stampa l'orario sul biglietto. Attenzione, importantissima! Devi obliterare il biglietto appena sali sull'autobus, altrimenti rischi una multa salata. Una multa! Questo è davvero importante da sapere. E come si chiama la persona che controlla i biglietti sull'autobus? Si chiama controllore o anche verificatore. Se arriva un controllore sull'autobus, ti dice «Biglietto, prego», e tu mostri il biglietto timbrato. Se non ce l'hai o non lo hai obliterato, la multa può essere molto cara, spesso anche 100 euro o più. Quindi ricordatevi sempre, salite, obliterate e siete a posto. Caspita! Quindi il messaggio è chiaro. Sempre ricordarsi di obliterare il biglietto. E ascoltatori, la parola obliterare è un po' complicata, vero? Ma nel mondo dei trasporti pubblici italiani è importantissima. Scriveteci nei commenti se la conoscevano già. Parliamo ora adesso di alcune parole chiave che troverete nelle stazioni e alle fermate. In stazione troverete la sala d'attesa dove aspettate il treno, i bagni o i servizi igienici, il bar con caffè e panini e naturalmente la biglietteria. Sui tabelloni ci sono le partenze per i treni che partono e gli arrivi per i treni che arrivano. E la parola ritardo. Perché, diciamo la verità, a volte i treni italiani sono in ritardo. Come si dice "the train is delayed" in italiano? Si dice il treno è in ritardo. Oppure puoi specificare quanto. Il treno ha un ritardo di 20 minuti. Se vuoi chiedere se il tuo treno è puntuale, dici il treno per Roma è in orario e senti la risposta sì, il treno è in orario. Oppure la risposta meno gradita no, ha un ritardo di circa 15 minuti. Queste frasi sono utilissime. E se sei confuso in stazione e hai bisogno di aiuto, cosa dici? Come chiedi a qualcuno di aiutarti?
Semplicissimo, dici mi scusi, può aiutarmi? Oppure scusi, dove si trova la biglietteria? O anche scusi, da quale binario parte il treno per Venezia? Gli italiani sono generalmente molto gentili e contenti di aiutare chi cerca di parlare la loro lingua. Non abbiate mai paura di chiedere informazioni. Esatto, e voi ascoltatori, non abbiate paura di parlare italiano anche se non siete perfetti. Gli italiani apprezzano sempre lo sforzo. Anche se fate qualche piccolo errore, come me stamattina, le persone capiscono e aiutano con piacere. L'importante è provarci. Benissimo detto. E adesso parliamo brevemente dei prezzi e delle tariffe. In Italia i prezzi dei biglietti del treno possono variare molto a seconda del treno, del giorno e di quando compri il biglietto. Sui treni ad alta velocità esistono diverse tariffe. La tariffa più economica si chiama spesso Super Economy o Economy, ma ha delle limitazioni. Di solito non è rimborsabile e non puoi cambiare la prenotazione. E se invece voglio più flessibilità? Come si chiama la tariffa normale? Le tariffe più flessibili si chiamano base o flex. Con queste puoi modificare la prenotazione o richiedere il rimborso, ma costano naturalmente di più. Un consiglio: se sei assolutamente sicuro della data di viaggio, la tariffa economy va benissimo e risparmia tanti soldi. Se hai dei dubbi, meglio spendere un po' di più per una tariffa flessibile. E ricordate che esistono anche sconti speciali. Per chiedere, c'è uno sconto disponibile? Oppure c'è una tariffa ridotta per studenti? Ci sono sconti per giovani, anziani e famiglie numerose. E come si dice discount in italiano? Provateci prima di sentire la risposta. Scrivetelo nei commenti. Si dice lo sconto e ridotto vuol dire reduced price. Queste parole le trovate spesso sui siti web e alle biglietterie quando ci sono prezzi speciali. Perfetto. Adesso Mia, facciamo il grande riassunto finale di tutte le frasi e parole più importanti che abbiamo imparato oggi. Pronta? Prontissima! Allora, le frasi fondamentali per comprare un biglietto in italiano. Per chiedere il biglietto vorrei un biglietto per più la destinazione. Per il tipo, solo andata, oppure andata e ritorno. Per la classe del treno, prima classe o seconda classe, per il prezzo, quanto costa? Per il pagamento, pago con la carta o pago in contanti. Per il binario, da quale binario parte? Queste 6 frasi sono il vostro kit di sopravvivenza alle stazioni italiane. Benissimo. E per chiedere informazioni in stazione, mi scusi, può aiutarmi? Dove si trova la biglietteria? Il treno è in orario? E il treno ha un ritardo? Queste frasi vi salveranno in 1000 situazioni durante i vostri viaggi in Italia. E le parole chiave da ricordare. Biglietto è ticket, binario è platform, partenza è departure, arrivo è arrival, ritardo è delay, biglietteria è ticket office, carrozza è wagon, posto is seat. E per l'autobus, obliterare è to validate, fermata è bus stop e capolinea è the final stop. Perfetto, Mia! E io mi sono dimenticato solo una cosa stamattina, ma poi mi sono corretto subito. Voi ascoltatori, ricordatevi sempre che sbagliare fa parte del processo di apprendimento. Non abbiate paura di parlare italiano nella vita reale. Assolutamente. E noi qui su Wow Podcast Italian siamo sempre con voi. Ogni settimana parliamo di situazioni reali della vita quotidiana in Italia, con conversazioni naturali come questa, con tanti consigli pratici e senza lezioni di grammatica complicate. Il nostro obiettivo è aiutarvi a parlare italiano con fiducia e naturalezza. Esattamente, e voglio fare una domanda finale ai nostri ascoltatori. Avete mai preso un treno o un autobus in Italia? O avete in programma di visitare l'Italia nei prossimi mesi? Raccontateci tutto nei commenti. Vogliamo sapere delle vostre esperienze di viaggio in Italia. Sì, i commenti sono il nostro posto preferito per parlare con voi.
E se avete domande su qualcosa che non abbiamo spiegato bene oggi, chiedeteci pure. Noi leggiamo ogni singolo commento e rispondiamo sempre. E non dimenticate di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun episodio. Grazie mille a tutti per aver ascoltato oggi. Ricordate, praticate, praticate, praticate. E la prossima volta che siete in Italia e volete comprare un biglietto del treno o dell'autobus, pensate a tutto quello che avete imparato oggi con noi. Ce la farete benissimo. Arrivederci a tutti e buono studio. A presto su Wow Podcast Italian. Arrivederci e buon viaggio a tutti quelli che stanno pianificando un viaggio in Italia. Ci vediamo al prossimo episodio.